Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Ahimè, anche oggi tra le mani ho una scimmietta. Non gigantesca, però che può dare un po' fastidio, perché parliamo di una console abbastanza particolare, ovvero la nuovissima Aya Neo Pocket Vert. Consolina da retro gaming che si trova ancora purtroppo soltanto su Indiegogo, quindi ancora in fase di crowdfunding, che ad un primo sguardo potrebbe sembrare la classica retro console ispirata al Game Boy, ma in realtà mai pregiudizio fu così sbagliato, perché lei come prima particolarità ha quella di voler prendere di petto niente po' di meno che l'Analog Pocket. Ve la ricordate quella console uscita qualche anno fa che permetteva di caricare le cartucce originali e rivedere il gioco con un display da 3.5 pollici ma con una risoluzione assurda, 1600 x 1440 pixel. Si arrivava addirittura ad avere un upscaling di 10x, di 10 volte tanto la risoluzione iniziale del Game Boy. E questa Aya Neo a quanto pare fa la stessa cosa, perché anche qui c'è lo stesso identico display, con una nuova tecnologia, con colori più accesi, con minori consumi, ma a questo ci arriviamo. Oltre a questo c'è il fatto che utilizza un nuovissimo processore che io non avevo mai provato, ovvero lo Snapdragon 8 Plus Gen 1, che è una evoluzione del precedente Gen 1, più veloce e soprattutto più attento ai consumi, tant'è che è stato messo proprio nei cellulari di fascia alta più o meno del 2022-2023, addirittura il Samsung Z Fold 4, e quindi soltanto Game Boy un par de palle, perché lei ha potenza per emulare console ben superiori. Ma se state già storcendo il naso per il fatto che non siano presenti analogici, e in realtà ragazzi ci sono, ma non si vedono. Sapete che la marca è Aya Neo, quindi ottima qualità, ma la scimmietta potrebbe come al solito essere un po' dispendiosa. Come al solito ragazzi, il canale principale è ancora oscurato, quindi se non volete perdervi i vecchi video iscrivetevi anche al secondo canale dove ho riportato tutte le playlist. Ok, iniziamo dal nostro unboxing. Scatola minimalista come sempre, ci dice soltanto la versione che siamo andati a comprare. Nel mio caso la Moon White 12 GB più 256 di memoria interna. Troviamo subito la nostra amichetta che vediamo tra poco, mentre qui dentro sono presenti i tasti dorsali di ricambio, questi sono più trasparenti rispetto a quelli pieni che invece sono in console, mentre qua sotto troviamo invece l'ultimo accessorio, ovvero il cavetto di ricarica e trasferimento dati con entrambe le estremità USB tipo C. Bene ragazzuoli, non c'è altro in confezione, quindi diamo un'occhiata più da vicino alla nostra nuova amichetta. Iniziando dalle dimensioni possiamo vedere che più o meno è una via di mezzo tra la più grande Aya Neo Pocket DMG che abbiamo recensito qualche tempo fa e la Retroid Pocket Classic, due console di fascia completamente diversa però in comune hanno uno schermo più grande rispetto a quello invece della Pocket Vert. Però devo dire che le dimensioni sono giuste, si tiene bene in mano, la posizione dei controlli soprattutto è ottima, a differenza invece della Retroid dove qui i controlli sono più bassi. Guardate la posizione naturale dei miei pollici, che distanza ha rispetto a dove hanno messo i tasti. La console esce in tre colorazioni, questa che ho io è la Moon White si chiama, poi c'è la Midnight Black invece che è quella completamente nera e la solita edizione speciale che costicchia anche qualcosina di più che invece è la Lava Red. A parte questo scocca in vetro temprato su tutta la parte frontale, mentre quasi tutto il resto della console è completamente in metallo. E devo dire che la distribuzione del peso è davvero ottima perché nonostante il formato Game Boy Like non rischia di scivolare via dalle mani. Nella parte inferiore troviamo i due speaker stereo che devo dire ragazzi hanno veramente un ottimo audio, è una delle migliori console per quanto riguarda questo aspetto.
Abbiamo poi il jack da 3.5 mm che comincia a essere una rarità nelle consoline, e poi l'uscita USB tipo C per la ricarica, il trasferimento dati e per il segnale HDMI, perché con questa versione un pochino più costosa rispetto alla fascia bassa riuscite anche a farci passare il segnale, e potete scegliere voi nelle impostazioni del sistema se mantenerlo 10 noni oppure se volete strecciarlo a tutto schermo. Per il resto la scocca è tempestata di tasti, è una cosa indecente di quanti ce ne hanno messi. Partendo dal frontalino troviamo una croce direzionale abbastanza grande in stile Aianeo con membrana, quindi anche un ottimo feedback, e mi ci sono trovato parecchio bene nei picchiaduro. Vedrete che anche chi è amante di quel genere riuscirà a giocarli senza problemi. I tasti azione stessa cosa, questa è una delle prime versioni dove non c'è scritto ABXY perché ovviamente avete la possibilità di cambiarli anche via software, ma il problema è la dimensione. Sono dannatamente piccoli per una scocca così grande, si vede anche ad occhio nudo. Riuscite comunque a premerli perché comunque hanno davvero un feedback perfetto, però porca miseria, capisco in console super portatili, ma su questa troppo spazio avevi per darmeli almeno della dimensione di quelli della DMG, che questi effettivamente sono tra i migliori che io abbia mai provato in un Aianeo. È poi presente questo tasto centrale più largo che si può premere sia a sinistra che a destra, rispettivamente Select e Start, e poi ci sono altri due tasti, uno che richiama il widget veloce della IA Space e l'altro invece che simula il tasto Home di Android. Da un lato invece abbiamo lo sportellino per inserire la micro SD, il tasto di accensione, spegnimento e standby con sensore delle impronte, devo dire ci prende quasi sempre, non è tra i migliori che abbia provato, però fa il suo lavoro egregiamente, un ingresso per il microfono e un altro tasto doppia funzione. Se lo premiamo in alto equivale all'indietro di Android, se invece lo premiamo in basso si apre un menu particolare in cinese che però vi spiego tra un momento. Ma non è finita qui, perché c'è lo stesso identico tasto anche dall'altra parte, con il quale possiamo o accedere al Task Manager di Android oppure al menu veloce della IA Space per cambiare l'estetica della nostra home. Possiamo cambiare la forma delle icone, la dimensione, il layout e così via. Poi c'è il tasto più simpatico che richiama il Game Boy, ovvero la rotellina, che ci permette di regolare il volume oppure premendolo di disattivarlo. Ma oltre a questo, se lasciamo invece premuto, oltre a cambiare il volume possiamo anche variare la luminosità, le performance, perché come sapete le Aianeo possono cambiare la potenza da mandare al processore, la vibrazione, la velocità delle ventole oppure aprire direttamente RetroArch. Nella parte posteriore invece troviamo i tasti dorsali, che possiamo anche sostituire con gli altri in dotazione, che si raggiungono abbastanza bene ma hanno un problema di fondo, cioè che voi vi troverete più facilmente a premere L2 R2 anziché L1 R1, perché vi rimarranno praticamente sulla parte più bassa del dito e sono parecchio scomodi da premere. Richiamano molto l'estetica di quelli della Pocket DMG, ma lei essendo più larga riuscivate a gestirla un pochino meglio, però ci si riesce comunque a giocare, forse da un po' di problemi magari a chi ha le mani grandi. Oltre a questo c'è l'unica parte in plastica della console che purtroppo, come vedete, però lascia diverse impronte, con l'ingresso per la reazione, perché qui dietro c'è la ventolina che prende l'aria da qui e poi la sputa fuori da sopra. Penso non vi sia sfuggito il fatto che siano assenti i due analogici, ma il bello brutto di questa consolina è che in realtà ci sono, perché tutta questa zona qui è un touchpad. E infatti, rientrando proprio nel menu che abbiamo visto prima, qui abbiamo la possibilità di scegliere come gestire il touch in questa zona. Possiamo dirgli tutta questa parte è come se fosse la levetta analogica di sinistra, infatti vedete io mi sto anche muovendo tra le varie voci. Possiamo invece dirgli che deve essere la levetta di destra oppure che deve essere entrambe, quindi questa metà sarà l'analogico di sinistra mentre questa metà sarà quello di destra. E la cosa bellissima è che possiamo anche trasformarlo in un mouse, cosa che secondo me ha molto più senso, soprattutto se siete amanti dei punta e clicca, dove a questo punto potrebbe farvi davvero comodo. Come ultima opzione possiamo anche decidere di disattivarlo nel caso in cui stessimo facendo retro gaming e abbiamo paura di premere il touch con le dita per sbaglio. C'è sicuramente da prenderci mano, però c'è da dire che ci si riesce più o meno a giocare.
per carità non hai la stessa sensibilità di un normale analogico, soprattutto per quanto riguarda la visuale. A volte andrà un po' lenta, a volte andrà un po' veloce, perché comunque non avendo nessuna traccia di dove inizia e dove finisce questo cavolo di touch, magari non riuscite a capire bene qual è il punto di partenza con il pollice. È un'idea carina, simpatica, lo ammetto, però soprattutto negli sparatutto in prima persona farete parecchia fatica ad utilizzare questo meccanismo. Dopo lo vediamo meglio poi nel capitolo delle performance. E completa la nostra consolina uno dei display più belli che abbia mai visto, ma che vi farà anche un po' dannare l'anima, perché purtroppo è vero, è soltanto da 3.5 pollici, però è proporzione 10 noni, quindi la stessa del primo Game Boy e Game Boy Color, ma ha una risoluzione di 1600 x 1440 pixel. È il display con la densità per pixel più alta che io abbia mai visto sul canale, e infatti non è un normale LCD ma è un LTPS, che è una nuova tecnologia che permette appunto di creare questi schermi più sottili con maggiore densità, ma che somigliano anche molto ai display AMOLED, perché infatti i colori sono molto più luminosi di un normale LCD e hanno anche meno latenza dei vecchi LCD. Quindi per carità, con questo tipo di console potevate aspettarvi un AMOLED o un OLED, perché in effetti la Yaneo comunque li fa di qualità eccelsa, però devo dire ragazzi che nonostante questo sia un LCD c'è un buon angolo di visione alla fine, non si vede per niente la retroilluminazione e comunque sia i colori sono davvero accesi. Non siamo ai livelli di un AMOLED, però a volte troppa saturazione non fa nemmeno bene perché distorce troppo i colori originali, mentre lui secondo me è un'ottima via di mezzo. Nulla da dire esteticamente, è bella compatta, ha un buon peso, si tiene bene in mano, ci stanno 1 miliardo di tasti e finirete sicuramente per confondervi tra quando volete premere indietro, aprire il task manager eccetera, però piano piano ci prenderete mano. Ma non è soltanto la qualità costruttiva uno dei suoi punti forti, perché a livello di specifiche, come al solito, la Yaneo non ha badato a spese e la posiziona proprio nelle console di fascia né medio-bassa né medio-alta. Lei forse è l'incarnazione perfetta delle console di fascia media del 2026, perché il processore, come detto, è uno Snapdragon 8 Plus Gen 1 che arriva fino a 3.2 GHz con abbinata l'Adreno 730, che è un'ottima grafica integrata per Android. Come RAM abbiamo due tagli, 8 e 12 GB LPDDR5 a basso consumo, così anche come la memoria interna, o 128 o 256 GB UFS 3.1. La batteria è un'ottima 6000 mAh che se giocate ai vecchi titoli in 2D vi dura anche 12-13 ore, con una luminosità dello schermo media perché basta e avanza. Poi se ci giocate all'aperto è un'altra questione, anche perché lei in realtà all'aperto, con il fatto che ha la parte anteriore in vetro temprato, creano un pochi riflessi. Se invece la mandate al massimo delle performance scendete intorno alle 3-4 ore, invece per un consumo medio con emulazione della PlayStation 2 vi aggirate intorno alle 7-8 ore. Come connettività abbiamo Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, come software Android 14 abbinato come al solito alla Space, che devo dire sono riusciti ad integrare molto bene nonostante le proporzioni particolari di questo schermo. Ed è arrivato il momento di vedere come se la cava questa ragazzaccia all'atto pratico, partendo proprio dalla console per cui è stata sviluppata, ovvero il Game Boy, dove stiamo utilizzando tutta la diagonale disponibile e abbiamo un upscaling appunto di 10x. È la prima volta in assoluto che vedo simili prestazioni, anche quando abbiamo utilizzato la più costosa Yaneo Pocket DMG, nonostante avesse uno schermo più grande, devo dire che su questo 3.5 pollici è comunque la migliore esperienza che abbia mai visto per il primo Game Boy. E il discorso è esattamente identico per quanto riguarda il Game Boy Color. Qui ragazzi vi consiglio di sbizzarrirvi come volete con tutti i vari shader finché non trovate l'effetto che vi piace di più, se un'esperienza più pulita oppure che richiami un po' quella delle console originali. Come ben sappiamo una proporzione del genere invece non si adatta bene al Game Boy Advance, dove se cerchiamo di mantenere il pixel perfect, quindi ci fermiamo ad un upscaling di 6x, utilizzeremo appena 2.8 pollici del display, mentre se decidiamo perlomeno di strecciare in orizzontale arriviamo a superare i 3 pollici e le immagini vengono deformate talmente poco che io comunque vi consiglio di mantenerla in questa modalità. Le console a 8 bit
come il Nintendo o il Sega Master System hanno delle risoluzioni che a volte variano anche di titolo in titolo, generalmente le potete anche loro scalare fino a 6x per arrivare ad utilizzare un'area del display che al massimo si aggirerà intorno ai 3.4 pollici. Però comunque la resa dei colori è ottima, certo l'immagine è piccolina, con questi schermi sappiamo che è così. Per quanto riguarda le console a 16 bit, il Super Nintendo riesce ad avere un upscaling fino a 6x e nella maggior parte dei casi ad utilizzare quasi tutto il display, ci fermiamo a 3.3 pollici. Però a questo punto ragazzi vi consiglio semplicemente di strecciare l'immagine perché manca talmente poco che penso sia abbastanza inutile fissarsi sul pixel perfect. Sfruttate tutta la diagonale e comunque avrete un ottimo risultato visivo che non vi comprometterà l'esperienza di gioco. Stesso discorso per quanto riguarda il Genesis se intendete tenerlo a tutto schermo, altrimenti se andate per il pixel perfect lui riuscite a mandarlo soltanto a 5x e occuperà ancora di meno perché siamo intorno ai 3.2 pollici. Il Genesis aveva una risoluzione leggermente più larga rispetto a quella del Super Nintendo e troverete gli stessi identici risultati anche per quanto riguarda il Neo Geo che riuscite a scalare fino a 5x. Secondo me tutta la generazione a 16 bit in generale vi conviene strecciarla a tutto schermo perché come potete vedere non si nota nemmeno lo stretch in verticale dei personaggi. Poi ovviamente c'è a chi piace l'esperienza originale, quindi abbiate pazienza e abbozzate quelle bande nere laterali oppure sopra sotto che appariranno. Passando invece ad un primo 3D, quindi proporzioni 4/3, la PlayStation 1 riesce a girare a 5x tranquillamente senza il minimo lag e con un 3D fenomenale, perché io adoro avere risoluzioni così alte con display così piccoli. Il fatto di avere così tanta densità per pixel vi dà una qualità dell'immagine che difficilmente vedrete da altre parti, anche se qui iniziamo un po' a sentire il problema degli analogici touch, ma ci torniamo tra poco su questo. La PSP arriva più o meno fino a 3x di risoluzione, ma ovviamente occupa pochissimo schermo, essendo proporzioni 16 noni, e come al solito vi sconsiglio di metterla a tutto schermo perché qui si nota davvero tanto lo stretch dei personaggi e del gioco in sé per sé. Avete potenza da vendere per farla girare, ma sinceramente evitate perché sennò a livello visivo è veramente una bruttissima esperienza. Salendo invece di una generazione ed arrivando al mio amato Dreamcast, qui possiamo spingerci fino a 2.5x e in questo caso vi consiglio di strecciare a tutto schermo perché il Dreamcast fa paura con questa risoluzione. Colori accesi, frame rate sempre mantenuto, zero lag, zero glitch, riuscirete a giocarci in maniera perfetta per quanto si possa fare su un 3.5 pollici, anche se qui iniziamo sul serio ad avere la necessità di utilizzare l'analogico touch. È vero che con il Dreamcast la maggior parte dei titoli si poteva comunque controllare ancora con D-pad, ma questa questione viene meno soprattutto per quanto riguarda i titoli della PlayStation 2. Come lati positivi abbiamo che questa consolina messa in modalità gaming, quindi neanche la più potente ma lo scalino inferiore, riesce a far girare tutto il catalogo della PlayStation 2 a 2.5x. Su una consolina del genere vedere titoli pesanti come God of War e soprattutto Need for Speed Most Wanted girare a questi livelli è qualcosa di mai visto, e anche in queste condizioni le ventole non stanno nemmeno sforzando troppo. Il rovescio della medaglia è che con questi maledetti controlli touch, finché parliamo di platform, di open world, di titoli in terza persona, riesci a giocarci, ma quando inizi ad utilizzarli con giochi di guida, non avendo la levetta analogica, tu dopo un po' che non li premi non capisci a che punto del touch sei e quindi è complicato dare dei comandi precisi ad un'auto in corsa. E questo sinceramente penalizza non poco l'esperienza di gioco. E questo identico discorso vale per il GameCube, che però riusciamo a far girare in questo caso anche a 3x, mantenendo sempre le stesse identiche performance, però anche qui avrete sempre un'esperienza limitata. La console, volendo, potrebbe emulare anche oltre il nostro interruttore rosso preferito, però a parte che non posso farvelo vedere, ma ha poco senso giocare a quei titoli su un display da 3.5 pollici, ragazzi. Fate una fatica della miseria per giocare su un display così, che più o meno vi dà la stessa esperienza che abbiamo visto prima nella PSP. Mentre per quanto riguarda i titoli Android potete giocare praticamente a tutto il catalogo, però lì si nota ancora di più il problema degli analogici, soprattutto negli sparatutto in prima persona, dove con il destro devi muovere la visuale e lì è veramente tosta.
trovare la quadra giusta ed abituarsi, soprattutto se dovete sparare in velocità eccetera. So che questi titoli li avete giocati anche sul cellulare e dite ok, ma io ce la faccio comunque sia, per quanto non benissimo, non a livello di un joystick, ma riesco con il touch a giocarci. Sì, ma vi assicuro che un conto è sul cellulare dove vedete con il pollice a che altezza siete sullo schermo, e un conto invece è farlo su una scocca bianca che non vi dà punti di riferimento e che comunque si trova parecchio distante da dov'è lo schermo, quindi l'occhio o guarda lo schermo o guarda dove mettete il dito. Però a parte questi problemi legati all'analogico, sono rimasto stupefatto delle performance e soprattutto dell'efficienza energetica, perché ci ho giocato veramente ore e ore e ha scaldato pochissimo per arrivare a questi livelli. E siamo arrivati a parlare del prezzo. Questa è l'ultima chiamata per scappare dalla scimmia, perché da questo momento in poi sappiate che non avrete più speranze di sfuggirle. Provo a indorarvi un po' la pillola come facciamo sempre con la Yaneo. Vi ho detto che questa Pocket Vert cerca di mettersi contro proprio all'Analog Pocket, che ormai è introvabile se non usata, però sul sito ufficiale ha un prezzo di $220. Tenete a mente questo prezzo, perché quello è per una console che a livello hardware non ha quasi nulla all'interno rispetto a lei, se non nello stesso schermo, controlli e formato simili, ma che ha quella particolarità che è compatibile con tutte le varie cartucce. Quel tipo di console costa $220. Lei, che ha un processore che riesce a far girare anche i giochi dell'interruttore rosso, secondo voi a quanto ce la propineranno? Per fortuna siamo ancora in early bird, perché per chi ancora non lo sapesse, quando una console è in crowdfunding su Indiegogo, i finanziatori del progetto la possono ottenere ad un prezzo molto scontato rispetto a quello che sarà invece quello finale che poi andrà sullo store ufficiale. E attualmente questa Pocket Vert ve la portate a casa, la versione da 8 GB più 128 a $269, la 12 più 256 a $349 e la stessa versione però in colorazione limitata rossa, perché loro sta cosa ce l'hanno proprio sto chiodo fisso, a $369. È una bella cifra, però la Yaneo ci ha abituato a molto di peggio. Se pensiamo per esempio invece alla DMG, che in early bird arrivava a costare anche $100 di più. Quindi tutto sommato non è economica, ma ha un prezzo accettabile, anche in confronto a quello dell'Analog Pocket. Il problema è il prezzo che andrà a finire invece sullo store ufficiale, perché una volta che sarà terminata la campagna Indiegogo, i prezzi lieviteranno e neanche di poco, passeremo a $339, $419 e $439 per la versione in colorazione rossa. È vero, console con un'ottima qualità, un ottimo display, ottime specifiche, però quelli sì, sono altini come prezzi. Finché siamo ancora intorno ai $250 ha un senso. Se cominciamo a sforare i 350-400, secondo me siamo fuori scala. Però c'è da dire che ha molto più senso lei che la Pocket DMG che abbiamo recensito qualche tempo fa, perché questa, ragazzi, sullo store va dai $450 ai $600. È vero che ha un G3 Gen 2 come processore, che è decisamente più potente, uno schermo più grande anche se ha una risoluzione inferiore, però è pur sempre una console con formato Game Boy-like, quindi come abbiamo proprio detto in quella recensione, tu tutta questa potenza con un formato del genere non lo sfrutti. Per questo hanno fatto bene a fare una versione premium di una console Game Boy-like, che però costa comunque circa un centinaio di dollari in meno. Ma è ora di andare a vedere cosa mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto di questa Yaneo Pocket Vert. Come pro troviamo sicuramente la qualità premium e l'estetica, me ne sono innamorato il secondo che l'ho tirata fuori dalla scatola, i colori e soprattutto la risoluzione del display, prima volta in vita mia che vedo una definizione simile. Purtroppo non ho mai avuto la possibilità di provare l'Analog Pocket, però se era così anche lei, tanto di cappello. Un altro lato positivo è sicuramente la durata della batteria, che per gli amanti dei retro game sta sopra le 10 ore, e sicuramente il processore con le sue ottime prestazioni. Cosa non mi è piaciuto invece? Il primo punto sono questi dannatissimi analogici touch. Carina l'innovazione che hai voluto fare eccetera, però ti perdi veramente troppo con il fatto che sono nascosti in questa scocca e così lontani dallo schermo, così che tu con gli occhi non li puoi vedere entrambi. Alla fine sulla DMG, ok che avevano fatto la mezza porcata che c'era un analogico normale e l'analogico touch,
touch, però perlomeno il perimetro del pad è bello marcato, quindi tu ti rendi conto di dove stai muovendo il dito. Per quanto abbia un pannello bellissimo, purtroppo siamo soltanto a 3.5 pollici di diagonale. Se fosse stato intorno ai 4 pollici, perché comunque spazio lo avevano, secondo me avremmo avuto veramente l'esperienza definitiva per tutti gli amanti del Game Boy. E ducis in fondo il retail price, ovvero il prezzo che ci sarà sullo store, che secondo me è troppo alto. Non quello che abbiamo dell'Early Bird, perché più o meno è onesto, leggermente alto però onesto, ma quello che invece andrà a finire sullo store, secondo me, è veramente di fascia troppo alta per questo tipo di dispositivi. E dopo tutto questo, secondo me, questa Yaneo Pocket Vert per le console di fascia media si merita un buon 88 su 100. È sicuramente una console indicatissima per tutti gli amanti del Game Boy o del formato verticale. Se prendete lei, dovete essere amanti del retro gaming in 2D. Fino ai 16 bit probabilmente avete una delle esperienze migliori che possiate mai avere con la qualità grafica di questo schermo. Se siete interessati anche all'emulazione del Dreamcast, della PlayStation 2, del GameCube e così via, allora sappiate che faticherete un po' per via dell'assenza degli analogici fisici e non sto minchia de touch, che per carità è carino, fa comodo anche su Android perché lo potete utilizzare come un mouse, però il livello di gioco è davvero una piaga. Poi è vero che c'è anche il problema magari dei tasti un po' piccoli, però quelli vi ci abituate perché comunque la qualità dei controlli è veramente premium, ragazzi. La Yaneo su quello sbaglia raramente, però personalmente io questa la userò quando vorrò giocare ai titoli del Game Boy e home console a 8 e 16 bit, ogni tanto qualche titolo della PlayStation 1 perché ancora non era obbligatorio l'analogico, ma da quelle generazioni in su raramente la preferirei a una qualsiasi Retroid o comunque console con formato orizzontale. Bene ragazzuoli, spero che la scimmia non abbia fatto vittime, spero vi sia piaciuta la recensione e ci vediamo alla prossima, perché tra un po' arriveranno delle belle novità per quanto riguarda le retro console. Grazie per aver visto il video e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!